Sinceramente non penso si possa trovare di meglio sul mercato per cominciare un'avventura chitarristica. Allora, dobbiamo fare subito un distinguo. Sonic Cake con meno di 150 euro ti dà una chitarra elettrica vera, seria, chiaramente per principianti, però una bella chitarra elettrica, cose che fino a 30 anni fa uno se le sognava di notte. È un amplificatore che è molto più di un piccolo amplificatore, perché è un modeler, è un caricatore NAM, è praticamente la Pocket Master, l'hanno infilata qui dentro e tutto quello che c'è nella Pocket Master lo trovate dentro a questo piccolo ampli. E devo dire è stata una sorpresa pazzesca, insomma mi ha stupito moltissimo. Per cominciare io credo che questo sia ideale, ma non solo per cominciare. Per me questo va bene anche per esercitarsi a casa con le cuffie suona molto molto bene. Chiaramente ha due casse molto piccole da 3 pollici e si sente, insomma, non si può pretendere il miracolo, però suona bene ugualmente. Avevo recensito un anno fa circa il Amp Toast, mi sembra, della Sonic, e non aveva proprio lontanamente la qualità di questo ampli. E sapete quanto vale? Ora è in offerta col Black Friday a 68 euro, cioè è veramente pazzesco. Praticamente il prezzo no, anzi, perché la Pocket Master è in offerta a meno di 50 euro, per cui insomma con Amazon Sonic sta facendo veramente un sacco di cose buone. Ecco, io partirei prima di andare a fondo con la chitarra, che è smaccatamente e dichiaratamente da Sonic uno strumento entry level, ma super entry level, che comunque ha le sue buone qualità e dopo le andiamo a vedere. Partirei con questo ampli, perché questo ampli ha assolutamente bisogno di una buona presentazione, non è assolutamente una cosa esclusivamente per cominciare, voglio dire, anche se con meno di 150 euro si prende tutte e due, se uno ha un figlio, oppure se ha voglia di, o una figlia ovviamente, oppure se ha voglia di cominciare lui un'avventura senza doversi svenare, qui si ha un rig completo. Ecco, chiaramente con la cuffia si ha una qualità sonora maggiore che con le casse, ma poi lo sentiamo anche con le casse ed è assolutamente dignitoso anche con le casse, nessun problema. Quindi partiamo subito con l'ampli e poi passiamo alla chitarra e ve la faccio sentire ovviamente da questo ampli. Prima solo pochi secondi per chiedervi, se già non siete iscritti al canale, di considerare di iscrivervi. Mi date una grossissima mano. So che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti. Se lo fate mi date veramente un grosso aiuto e mi aiutate a portare sempre cose nuove sul canale. Grazie ancora e andiamo avanti. Allora, mentre vi faccio vedere che si può fare tutto anche ovviamente da con i comandi fisici, tutto con questa manopolina parameters, ovviamente con l'app è molto molto più semplice e adesso andiamo subito a vedere l'app dedicata a questo ampli. Allora, comunque, se uno vuole, si può fare anche a mano, vedete, basta schiacciare, andare dove interessa, ad esempio settings, c'è l'input e tutto il resto, potete decidere voi insomma cosa volete fare, schiacciate, potete attivare o meno il Bluetooth, la drum machine e via dicendo, si può fare tutto. Adesso lo vediamo meglio però sull'app. Ecco,
cosa dirvi ancora? Questo ampli fa anche da scheda audio e tutti i suoni che sentirete usciranno direttamente dall'amplificatore che va direttamente al computer e registra sulla DAW che utilizzo io, che è Audacity. Ecco, per cui semplicissimo, master, volume e parametri aggiustabili in 2 secondi. Come entrate e uscite è sufficientemente completo. Andiamo a vedere però ora, anche ovviamente va anche a batterie. Io posso togliere anche l'alimentazione e lui continua ad andare. Non ho testato la durata, ma insomma penso che un paio, 2 o 3 ore le faccia tranquillamente. Andiamo a vedere come funziona con l'app. Ok, vi faccio vedere come funziona l'app, che ricordo è uguale sia per il Pocket Master che appunto per questo Amp Cube. Andate, se non ce l'avete, andate su l'App Store sia di Android che di Apple e cliccate su Sonic Link. Io l'ho già installata, comunque la apro. Ecco, vedete che vede sia il Pocket Master che l'Amp Cube, ai quali ho abilitato il Bluetooth. Dovete ricordarvi di abilitare il Bluetooth. È la stessa app, comunque io seleziono Amp Cube, Connect, ti dà un beep di conferma. Ecco, e questa è la schermata, diciamo, iniziale, dove dove ci sono appunto tutti i preset, e sono parecchi, sono 50, ce ne sono 50 diciamo preset di fabbrica e 50 che sono gli stessi preset, però possono essere modificati tranquillamente. Io comunque ho provato a modificare anche i preset di fabbrica ed è possibile farlo, per cui sì, non è un grosso problema. Ecco, in questa schermata c'è già tutto quello che vi serve. Vedete, c'è il noise gate, tutti i vari distorsori, parecchie scelte avete, anche fuzz. Poi c'è appunto gli amplificatori, ce ne sono parecchi, sia sì, a seconda di quello che scegliete, se un suono clean, un suono distorto oppure high gain, oppure anche per bassi, ci sono degli amplificatori per basso. Allora, poi ci sono ovviamente i cabinet che possono essere abbastanza piccoli, da 1 cono a 2 coni a 4 coni. Anche per il basso c'è un cabinet Ampeg, che comunque è ottimo, e dopo potete caricarne anche voi. Equalizzatori ce ne sono 2. Allora, uno ve lo faccio vedere, che arriva da 4 kHz a 125 kHz, e un secondo che arriva da 6 kW a 100 6 Hz, scusate, a 100 Hz. Poi delay, anche qui avete un'ampia scelta. Insomma, ogni effetto ha parecchie scelte, lo sapete, questa macchinetta è una bomba. Ecco, gli effetti sono questi, e gli amplificatori. Per gli amplificatori, dicevo, potete impostare i profili, importare i profili NAM. Andate su Clone e da Clone, vedete, è vuoto. Qui cliccando sui 3 puntini viene fuori Import Clone e potete importare il file dell'amplificatore che volete. Poi potete rinominarlo e al limite lo si può eliminare. Una volta importato lo trovate nella vostra lista. Io non ho importato nulla, non sento bisogno di avere grandi amplificatori, quelli che ci sono mi bastano. Poi insomma, per un ampli così non vedo questa grande necessità. Poi c'è la drum machine. La drum machine, anche qua bisogna connettere l'audio. Io questo, ecco, l'avevo già salvato. Amp Cube, torni indietro, ti dà sempre un segnale di avvenuta connessione,
e qua si può scegliere tutte le batterie, ce ne sono parecchie. Qua scegliete la velocità, non so se si sente, io dal microfono forse si sente. Ecco, potete scegliere vari generi, ecco, direi molto molto esauriente. Allora, torniamo sugli effetti. Altro da dire non c'è, è molto semplice. Le istruzioni del manuale di istruzioni scaricabile sono facilissime. Ecco, chiaramente se voi modificate potete salvare, anche cambiare nome e poi date l'ok. Comunque, senz'altro molto molto semplice. Questo amplificatore si usa esclusivamente con l'app, perché andando a cambiare i preset si può fare tranquillamente anche con la manopola, ma vedete, io cambiando i preset cambiano anche sull'app, è la stessa cosa, per cui a voi la scelta.
Ecco, avete sentito l'ampli con una chitarra headless della Earth di buona qualità, un ampli che comunque mi è piaciuto. Ora lo sentiamo con questa chitarra, questa Sonic Cake, appunto, come dicevo prima, smaccatamente da principianti, da coloro che cominciano, siano essi maschi o femmine, non ha nessuna importanza. È una chitarra comunque che può andare bene anche come muletto, perché mettendoci un po' le mani, facendo magari qualche piccola variante, è una chitarra che suona bene. Vi dico le caratteristiche velocemente, dopo andiamo subito a sentirla. Il corpo in paulonia. Il paulonia è un legno molto leggero, infatti la chitarra non peserà, difficilmente peserà più di 2,5 kg. È un legno usato anche da Eco, le ultime Eco costano sulle 800 € se non sbaglio, sono in paulonia, le Eco Wildwood. Ne ho provata una, la Tero, ed è pazzesca, una bellissima chitarra. Anche la Sur fa dei modelli in paulonia che costano un occhio della testa. Comunque ecco, paulonia, molto leggero e risonante e robusto. I pick up sono dei pick up 99 su 100 ceramici della Sonic, onesti, tranquilli, la solita configurazione col switch a 5 posizioni, volume e tono per i vari pick up. Il ponte è un ponte tremolo piuttosto economico, infatti io raccomando di non usarlo o al massimo fare proprio un pochino di vibrato, ecco, ma non raccomando di andare giù con la leva, ma ci sta benissimo, insomma, in una chitarra così. Comunque la cordatura è abbastanza solida, tranquilla. Il manico è in acero non tostato, però è un bel acero. La tastiera è in amaranto. I tasti sono posati molto bene, sono tasti normalissimi in nickel, hanno i bordi arrotondati, pazzesco per questo prezzo. Il capotasto non c'è scritto di cos'è, ma sicuramente sarà in plastica, comunque ben tagliato. Le meccaniche non sono favolose, nel senso tengono la cordatura, ma ogni tanto bisogna dargli mezzo giretto. Ma come ripeto, con una chitarra da 80 € non si può pretendere la perfezione. È una chitarra che comunque, ripeto, conviene assolutamente se si vuole cominciare un'avventura chitarristica. Ci sono altre aziende che hanno chitarre economiche nel loro listino, ma difficilmente partono da 78 € o quello che è, insomma, adesso la mia memoria, però insomma costa proprio poco. Ecco, allora io direi andiamo a sentirla. Io ho messo dei preset tranquilli, quelli che avevo usato prima, più magari un paio di nuovi, e secondo me anche con questa chitarra quell'ampli rende bene. Figuriamoci se questa chitarra la mettiamo su un amplificatore di più alto guadagno e valore. Ecco, andiamo a sentirla. Vediamo adesso come si comporta questa chitarra, anche usando gli stessi preset che ho usato prima con la Earth. Suono pulito, cominciamo con un suono pulito, un jazz chorus. Abbiamo pick up.
Comunque la chitarra è molto suonabile, a me è arrivata con un'action già buona, più che buona, non l'ho toccata in niente, ci sono anche le corde di fabbrica, per cui è come se l'avesse ricevuta uno di voi, è esattamente, io non ci ho messo le mani. Ok, insomma, è così, più che dignitoso il suono, direi. Oh, ma ricordo che costa 80 euro questa chitarra. Andiamo a vedere un altro preset a caso, vediamo un po'. Vediamo un po', ok. Cos'è questo? Proviamo qualcos'altro. Un po' di distorsione. Mettiamone un altro, tanto per vedere un po'. Uno a caso. Vediamo questo. Un preset che bisognerebbe aggiustare col volume e tante cose, ma io vado a caso, dovete essere come se foste voi che avete appena ricevuto la chitarra e l'ampli. Bello questo, avrei potuto usarlo prima, ma vabbè, non li ho passati proprio tutti, ma i preset di fabbrica non sono questo granché, però mettendoci un po' le mani migliorano sensibilmente, ma di molto anche. Va bene, io direi, insomma, questa chitarra va bene, è una bella chitarra, io ve la consiglio per questo prezzo, ovviamente, per chi comincia assolutamente.
È una chitarra che una volta, una chitarra così la pagavi ben triplo, quadruplo di quella che si paga questa, insomma, di quello che si paga questa. È una chitarra che per cominciare assolutamente si va sul velluto. Ovviamente non vi racconto la storia, è una chitarra economica ed è quello che si propone di essere, non vuole essere altro, però suona bene, va bene, è costruita molto bene e senz'altro può fare assolutamente la gioia di chi comincia o anche di chi magari ha smesso da anni, ha venduto tutto, vuole ricominciare a strimpellare senza spendere una fortuna. Scusate, ma questo raffreddore non mi passa. E questa può essere un'ottima occasione, insomma, con 150 euro ti prendi un buon ampli da suonare principalmente con le cuffie, ma anche senza, rende più che bene quello che stai suonando, e una chitarra che senz'altro è buona, mettendoci appena un attimino le mani migliora ancora sensibilmente. Ripeto, io non l'ho toccata e l'ho usata così come è arrivata. Bene, ringrazio Sony che mi ha inviato queste due cose, queste chitarra e ampli ovviamente. Non mi ha obbligato a dire niente, sono io che ne parlo bene perché trovo che al giorno d'oggi con 150 euro si può partire già alla grande senza dover svaligiare una banca, cosa che una volta non era possibile. Complimenti a Sonicake. Finiamo qui il video e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti.